Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è giovedì 8 gennaio, siamo nei giorni che seguono alla grande solennità della Epifania di nostro Signore Gesù Cristo e quindi sono anche però i giorni nei quali il mondo intero è catalizzato intorno a questo concistoro straordinario che oggi termina a Roma, un concistoro lampo, potremmo dire, perché appena 2 giorni, forse presumo per consentire ai cardinali che non fanno parte della curia romana, quindi quelli detti residenziali, di tornare nelle loro sedi, a volte anche molto distanti. Presumo sia questo il motivo, ma qualcuno ha già, non avrò il tempo oggi di poter trattare tutto quello che viene detto naturalmente su questo concistoro, anche perché non si sa tantissimo, però qualcuno avrebbe già sospettato che invece il criterio è: qui comando io, non è cambiato nulla, faccio credere così. Questo lo dicevamo anche ieri mattina con la rubrica Santi e Caffè di ieri 7 gennaio, cioè che alla fine, come è stato rivelato, i metodi, no, di consultazione, di intervento sono sempre rimasti e restano quelli voluti da Papa Francesco, come lo chiamano, cioè poco tempo a disposizione per parlare e quindi probabilmente, secondo me, anche questo è il motivo per cui questo concistoro sta durando così poco. Dunque vorrei sperare innanzitutto, lo dico senza polemica, che quelli che avevano ipotizzato scenari per l'ennesima volta, mi riferisco alla setta del pontefice laico, visto che sono tutti così molto ferocemente come dire, concentrati sul sottoscritto, che adesso la piantino di fare le persone poco serie, perché se andate a leggere quello che scrivevano nel loro canale con il loro pontefice laico, doveva essere il concistoro, sì, capito, era questo che andavo a leggere, me lo facevano vedere, il concistoro in cui Papa Leone, preghiamo che si dimetta, che comunichi, perché il Papa è impedito lui, come Papa Benedetto era il Papa impedito, quindi era un concistoro che doveva prevedere, secondo le aspettative di questa direzione che sta a Roma, che il Papa Leone, siccome è il vero Papa, pur di dire che è il vero Papa, la speranza era che si dimettesse, perché è ovvio che se non si dimetteva per loro diventa un problema. Ma non vi preoccupate, vedrete che il vostro pontefice laico saprà sciogliere il bandolo della matassa, tanto ancora il 2036 è lontano. Ci sarà ancora tempo per nuovi codici da portare avanti, qualcosa di veramente incredibile. Allora voglio sperare che avevo ragione io, che almeno in questo dicano c'ha ragione, lo odiamo, no? Speriamo che resti solo, però dovrebbero dire, però almeno su questo c'ha ragione, come su tutto il resto del resto. Avevo detto che questo concistoro non era altro che una kermesse, chiamiamola così, pubblica, nella quale bisognava far veicolare l'accordo Burke-Prevost, come ora vedremo, la Pax liturgica, per avere in cambio la strada spianata per la sinodalità. Ecco, questo è stato ed è il concistoro che si conclude oggi. Cioè, ripeto, l'accordo Prevost-Burke preelettorale, preconclave, e quindi questo concistoro previsto, perché state certi che avevano anche già previsto quando si sarebbe dovuto svolgere, più o meno dopo mezzo anno di rodaggio, no? Di rodaggio prevostiano, prevedere un concistoro per raggiungere la Pax liturgica, avendo con i tradizionalisti alla Burke, che finora avevano alzato la voce, almeno l'avevano fatto, contro le aperture del cosiddetto Papa Francesco, e quindi i dubbia, vi ricordate, adesso ci torneremo, la questione dei dubbia, sì è vero, qualcuno ha detto padre è dubbia, no dubbia, ma qualcuno si scorda che comunque sono sempre un siciliano, non è che, ecco, noi abbiamo i rafforzativi a volte, e questo in tutta la Sicilia è così, quindi i dubbia, va bene, i dubbia, che 2 volte il cardinale Burke ha presentato, prima nel 2016 a seguito della esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia,
e poi una seconda volta si è fatto firmatario di altri dubbia nel 2022, mi pare, nel 23, nel quale, in una quale occasione di nuovo presentava sempre a Papa Francesco delle perplessità e delle preoccupazioni a riguardo delle tematiche che invece ora Leone XIV, il Leon Force, porta avanti indisturbato. Questo doveva essere l'obiettivo: non ci rompete le scatole, vi regaliamo tutto quello che volete dal punto di vista liturgico, ecco la Pax liturgica, vi regaliamo tutto quello che volete, però non dovete romperci le scatole perché noi dobbiamo portare avanti il sinodo. Questo, se ci fate caso, è proprio andata così, perché già ieri vi dicevo che l'Eyesight News, il blog molto noto americano, diceva proprio che Burke è irriconoscibile, non ha più parlato da quando Prevost è stato eletto, ed è vero. Fa dei proclami diciamo a latere, no? Ci gira attorno, preghiamo, invochiamo la Madonna di Guadalupe, qui e lì, eccetera, ma non c'è più una denuncia come c'era prima. Cioè, chi è Burke? Leo Raymond Burke, chi è veramente? Ve lo dico io chi è. Leo Raymond Burke è quello che ha presentato 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, a Bergoglio, i Dubbia, con altri firmatari, nei quali Dubbia chiedeva, tra l'altro, è possibile benedire le coppie gay? È possibile aprire sacramentalmente a chi vive in stato di peccato? Vi ricordate questo? Ecco, Burke è quello che fa questa domanda a Bergoglio, incassa la risposta. Il 6 settembre dell'anno scorso, ormai 2025, c'è il giubileo LGBTQ+ a Roma e Burke non dice una sola parola. Ditemi voi se una persona di questa fatta è credibile. Non ha speso una sola sillaba, in cambio ha avuto di poter celebrare in quei giorni lì, guarda caso, la messa tradizionale a San Pietro. Quindi da questo punto di vista questo concistoro è stato, ormai possiamo dire è stato, anche se ancora oggi i lavori proseguono, a meno di sorprese dell'ultima ora, è stato quello che avevamo annunciato. Pax liturgica, con tutto dietro il pretesto della questione del rapporto tra Vetus Ordo, Novus Ordo, la messa tradizionale, la messa nuova, Paolo VI, Giovanni Paolo II, e poi però la Traditionis Custodes di Papa Francesco, vi ricordate, che sdoganava, insomma, è questa Pax liturgica che serve come diciamo, apripista alle riforme sinodali. Vi abbiamo dato il contentino, vi abbiamo accontentato, ci eravamo messi d'accordo, questi sono Burke e Prevost, ci eravamo messi d'accordo, ti ricordi quella cena fatta a casa tua? Ne abbiamo parlato di questo, capito? Ti garantivamo tutta la pax liturgica di questo mondo, smentendo, quindi da questo punto di vista capite quanto l'accordo è infame, persino Papa Francesco, perché Papa Francesco, come sapete, un paio di occasioni ufficiali ha ristretto la Summorum Pontificum di Benedetto XVI, con la quale si vietava prima di celebrare la messa Vetus Ordo se non ci fosse stato il permesso del vescovo. Summorum Pontificum sottrae il monopolio, il controllo della messa tradizionale ai vescovi e lascia la possibilità ai preti di poterla celebrare senza dover più chiedere permesso. Che cosa fa Bergoglio? Bergoglio nuovamente, con una scelta che non ha precedenti, perché il suo immediato predecessore, capito? Non un papa al limite di secoli fa, il suo immediato predecessore lo smentisce clamorosamente in quello che probabilmente resta, se non il più importante atto pontificio di Benedetto, sicuramente tra i più importanti, cioè la Summorum Pontificum. Bergoglio la asfalta scrivendo la Traditionis Custodes e fa un processo di restringimento della licenza, della libertà di celebrazione del Vetus Ordo sempre più drammatico, perché prima sottrae ai preti la libertà di celebrarla, restituendo ai vescovi il monopolio e il controllo delle licenze.
E dopo qualche tempo, col cardinale Roque, che vi ricordo è ancora lì, il cardinale Roque persecutore negli anni passati della messa tradizionale, come Fernandez è anche lì, Fernandez è anche lì, ad una udienza del cardinale Roque che chiedeva, è arrivata una richiesta, ma che cosa dobbiamo fare? Questa messa tradizionale, santità, voi che dite? Sapete, vi ricordate cosa nel rescriptum ex audientia concessa al cardinale Roque si stabilisce che non possono addirittura non essere più i vescovi, non possono essere più i vescovi a dare la licenza, ma se un prete chiede al vescovo, il vescovo deve chiedere alla Santa Sede. E che cos'è? Deve dire solamente la messa in latino. Questo con Bergoglio. E però il progetto di andare avanti con le riforme sinodaliste senza più questi tradizionalisti all'interno del cattolicesimo falso di Roma che rompono le scatole è talmente prezioso che Prevoste, da uomo abile com'è, è disposto a sacrificare talune le scelte di Bergoglio, cioè restituire nuova libertà, diciamo così, alla messa tradizionale, purché questi ci lascino di poter portare le donne all'altare. Loro non le vogliono, ma a quelli non interessa che loro non le vogliano. L'importante è che, è come vi ho detto un tempo fa, a proposito della corredentrice, no? C'è un livello ufficiale, questo i partigiani di Satana in Vaticano lo sanno, c'è un livello ufficiale, per cui a loro non interessa poi concedere concessioni, le concedono pure, ma l'importante è che però il livello ufficiale è questo, le donne all'altare poniamo, no? Dice, ma i tradizionalisti non le vogliono a Gricigliano, la Fraternità di San Pietro, il Cardinale Burke non le vorrà, affari loro, è una scelta loro, però la Chiesa di Roma a cui loro appartengono ha stabilito le diaconesse, per dirne una. Mi capite? Quindi loro sanno da questa parte che il cetus tradizionale o tradizionalista non accetterà mai queste aperture sinodaliste, ma allo stesso tempo hanno avuto la garanzia che le possono portare avanti e che loro staranno zitti. Guardate che il prezzo che Burke sta pagando, e quindi è inutile che lui si pensa di starsene gioioso perché lui è il paladino della messa tradizionale, perché lui così ha concesso a migliaia di fedeli in tutto il mondo di poter finalmente avere l'approvazione del Papa, se questo comporta di stare zitti. È come se a un prete arrivano, come dire, arrivano dei terroristi islamici mentre sta per celebrare messa. Allora lui dice, il capo dei terroristi islamici è entrato in chiesa facendo l'irruzione, dice al parroco, tu vuoi celebrare messa? Sì, certo, io vorrei celebrare messa, non vorrei morire. Va bene, tu celebra la messa. L'importante è che poi dopo noi grideremo in chiesa, nella tua chiesa cattolica, Allah e quelle cose lì, e tu dovrai stare zitto. Però noi ti facciamo dire la messa e non ti uccidiamo. E quell'infame di prete, voi applicate, tutto conugolante con i suoi fedeli, dice la messa come la vuole lui, in latino, la dice in latino, corandeo, Vetu sordo, perché la Jihad islamica gli ha detto noi non ti togliamo la vita, ti facciamo la messa, però dopo la messa qui noi facciamo quello che va bene? Sì, va bene. Lui si celebra la messa, poi loro spostano i banchi, mettono i tappeti a terra, coprono il crocifisso, si volgono verso la Mecca, si gettano a terra e cominciano i canti del Corano. Sta succedendo la stessa cosa qui. Hanno ottenuto e stanno ottenendo, perché è in fieri la cosa naturalmente, di poter celebrare il latino, significa la messa tradizionale, che vi ricordo anche noi celebriamo senza avere avuto bisogno di prostrarci alle corna del diavolo. Fino a prova contraria, guardate come passando il tempo quest'opera, che pure è così, come dire, pesantemente perseguitata, è quella che emerge con sempre più limpida e cristallina verità. Anche noi celebriamo la messa Vetu sordo da 9 anni, non abbiamo mai avuto bisogno di andarci a prostrare al forchettone di Lucifero che sta lì, per ottenere che cosa? Capito? Burke starà zitto perché già sta zitto, è stato zitto in più occasioni.
non l'avrebbe fatto di starsene in silenzio come ha fatto finora, ma c'è l'accordo, ecco il titolo come vedete della puntata di oggi, l'accordo Prevost e Burke, il suicidio della falsa chiesa, sì. Ecco, intanto quindi questa era un po' l'introduzione, vediamo alcune notizie rilanciate già ieri, per esempio questa mi ha colpito questo del Tempo, iniziato il primo concistoro straordinario di Papa Leone XIV. Intorno alle 15:30 di oggi pomeriggio per ieri, mercoledì 7 gennaio, Papa Leone XIV ha raggiunto a piedi l'aula del Sinodo in Vaticano, dove si sta tenendo il primo concistoro straordinario del suo pontificato. Il pontefice, come annunciato pochi giorni prima di Natale, ha convocato a Roma tutti i cardinali viventi, sia quelli con diritto di voto in un ipotetico conclave, sia gli ultra ottantenni che hanno perduto questo privilegio a causa dell'età, per discutere con tutti loro di varie per poi giungere a delle conclusioni finali nel tardo pomeriggio di domani, cioè oggi, giovedì 8 gennaio. Tra le questioni più spinose che saranno affrontate in queste ore dal Collegio Cardinalizio ce ne sono in particolare due molto delicate e per certi aspetti divisive. L'eventuale modifica di alcune parti della Costituzione Apostolica Predicate Evangelium sul nuovo riassetto della Curia Romana emanata da Bergoglio nel 2022 e la liturgia. Del primo aspetto quasi nessuno si interessa, perché è un fatto, diciamo, come dire, interno, tecnico, capite? Gestionale. Ecco. Su questo punto, cioè sulla liturgia in particolare, il Santo Padre ha accolto le richieste di molti porporati che vorrebbero che fosse reintrodotta la possibilità di celebrare la messa secondo il rito antico. Anche questa una possibilità esclusa da Francesco, che con un motu proprio aveva di fatto abolito, ne parlavamo appunto poco fa, il precedente Summorum Pontificum di Benedetto XVI, che invece consentiva di farlo. Una nota di colore: dal 5 gennaio, giorno in cui il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, ha compiuto 80 anni, i porporati non elettori, ora 123, hanno superato per la prima volta nella storia della Chiesa quelli 122 con diritto di voto in conclave. Domani mattina, per voi che ascoltate oggi, alle 7:30 il Papa concelebrerà all'altare della cattedra di San Pietro una messa con tutti i cardinali convenuti a Roma per il concistoro. Sarebbe interessante che si avesse avuto il tempo di conoscere l'omelia che terrà oggi, ma soprattutto però è interessante che ieri, 7 gennaio, poi Prevost ha fatto l'udienza generale di mattina e ha annunciato una serie di riflessioni sul Concilio Vaticano II. Non è per caso, è tutto collegato, adesso vedremo perché. Ecco, i lavori dell'Assise Cardinalizia proseguiranno poi dalle ore 9:30 per terminare intorno alle 19. Alle 13 il Pontefice offrirà un pranzo a tutto il Sacro Collegio che sarà servito nell'atrio dell'aula Paolo VI, e quindi potremo assistere forse di nuovo a quei tavoli imbanditi in quella maniera lì, ecco i tavoli messi al Re Artù, alla tavola, alla corte del Re Artù. L'intervento conclusivo del Papa è previsto intorno alle 18:45. Ecco, quindi oggi praticamente fino intorno alle 7 di sera, con la pausa pranzo, i lavori sono lì che fervono, vanno avanti, e con ogni evidenza, come vi dicevo, il tema che viene trattato è quello della liturgia, sostanzialmente, quello che io ho chiamato pax liturgica. Ora, di per sé, se non ci fosse tutto questo, come dire, questo retroscena, no? Da trama di un film poliziesco, potremmo essere in presenza di un atto storicamente parlando, dal punto di vista proprio della storia della Chiesa contemporanea, straordinario, perché è dagli anni 60 che i cattolici litigano
sulla faccenda della liturgia. Questo è un dato di fatto, no? Cioè, voi vi ricordate tutti Monsieur Marcel Lefebvre? Monsieur Marcel Lefebvre aveva giustamente chiesto ripetutamente che il rito tradizionale cattolico, anche in presenza del Novus Ordo di Paolo VI, potesse avere garanzia di cittadinanza nella Chiesa romana, come ce l'ha quello ambrosiano, malabarese, mi pare che si chiami, mozarabico, ci sono altri riti, no? Sparsi nel cattolicesimo romano, che non vengono osteggiati, ostacolati come il Vetus Ordo, perché ne hanno fatto una bandiera, capito, militante, quelli del progressismo più avanzato. Pensate a Andrea Grillo, per esempio, no? Ecco, allora pensate a Monsignor Marcel Lefebvre, e come a partire dagli anni 60, soprattutto anni 70 poi, e fino ai nostri giorni, è stato un vero problema, una vera croce, una vera crux per il cattolicesimo romano, questo del problema liturgico. Ecco. E quindi, se fosse stato tutto vero quello che sta accadendo a Roma in questi giorni, noi potremmo parlare di una svolta storica, perché il Papa Leon Forse starebbe concedendo qualcosa che finora Giovanni Paolo II, Benedetto XVI in qualche modo, come vedremo, poi ancora prima Paolo VI non hanno concesso ufficialmente. Sì, voi direte, come abbiamo anche affermato, Benedetto XVI ha scritto la Summorum Pontificum, però si tratta piuttosto di una concessione, cioè lasciando, invece potremmo essere in presenza di una scelta di questo tipo. Il Vetus Ordo vale quanto il Novus Ordo, guardate che non è di poco conto, ma a che prezzo? Quindi avremmo la dimensione paritetica tra Vetus Ordo e Novus Ordo, e questa è una grande conquista per tutti se ne possono rallegrare, io per primo che ve ne parlo, ma in una Chiesa che dice che Gesù Cristo non è più l'unico Salvatore, in una Chiesa che dà la benedizione alle coppie gay. I tradizionalisti dicono noi non lo facciamo, non ci interessa di quelli gli dicono. Prevoste gli dice a Burke, a me non mi interessa che tu non, l'importante è che tu però se ti concediamo questo te ne stai zitto, non è che puoi venire poi a romperci le scatole. E questo è il patto, l'accordo Prevost e Burke. Cioè loro certamente, io sono convinto di questo, a meno che Burke non decide di cercare un matrimonio gay. In latino ti immagini un rito Vetus Ordo di un'unione, di un matrimonio gay? Bellissimo. Oppure un rito latino Vetus Ordo celebrato da Burke e la comunione dei divorziati risposati. Bello. Oppure un rito Vetus Ordo celebrato, officiato dal cardinale Burke con K-Magna e Saturno, e poi nell'omelia affermare il pluralismo religioso. A meno di sorprese ritengo che questo non accadrà né con Burke, né con Sara, né con tutti quegli altri cardinali, vescovi e preti che gravitano intorno alla galassia tradizionalista, conservatrice tradizionale. Finora è chiaro, penso, no? Ma quindi perciò il prezzo è alto da pagare. È un dover stare d'ora in poi zitti. Il risultato è buono, ma la Chiesa non è una azienda. La Chiesa non può vivere di compromessi. A questo proposito vorrei dire una cosa che io non ho mai trattato, quasi mai. Se qualche volta l'ho fatto è perché sono stato, ne ho parlato rapidamente. Voi sapete, penso che si afferma che si parla dell'accordo di Metz. Sapete che cos'è l'accordo di Metz? C'è qualcuno che lo sa qui dentro. L'accordo di Metz, ecco, Fra Celestino lo sa, meno male. L'accordo di Metz riguarderebbe un accordo raggiunto tra la Santa Sede, con i suoi esponenti che sono andati lì in Francia, e i comunisti. Capito? Una sorta di promessa affinché non venisse condannato il comunismo durante il concilio, con gentili concessioni da parte del comunismo. Non so se sapevate questo. Non ci sono prove effettuali di questo accordo, come non ne avremo mai di quello tra Burke e Prevost a riguardo di quello che stiamo dicendo. Ma i fatti
comproverebbero la possibilità che sia andata così, perché infatti di fatto al Concilio Vaticano II, con enorme scandalo scandalo proprio, di un paio di cardinali importanti e vescovi dell'est europeo, che però da uomini santi di Dio poi hanno obbedito, perché il Papa era legittimo e valido, sono stati poi zitti, ma il comunismo non è stato condannato apertamente. Non c'è una condanna, e questo è quanto di più insolito, va detto, sia accaduto al concilio. Non c'è, come avrebbero dovuto aspettarsi, cioè tutto ottimismo, è tutta fiducia, è tutto fiducia non c'è una presa di posizione netta nei confronti del comunismo, che in quel momento, 62-65 sono gli anni del concilio, c'era la cortina di ferro, c'era Mindszenty, il cardinale santo di Budapest agli arresti domiciliari, c'erano cardinali e vescovi in carcere ancora, tra Russia, Romania, Polonia, Cecoslovacchia, ecco, capito, paesi baltici, eppure non c'è stata nessuna condanna del comunismo, perché si dice c'è stato questo accordo di Metz. Ecco, allora resterà nei secula seculorum un dubbio per cui non si hanno prove concrete, così come questo accordo di Prevost e Burke. Però anche qui, no, i risultati parlano. Cioè, il prezzo, il risultato è la Pax liturgica, che Monsignor Lefebvre, i tradizionalisti lefebvriani, da anni e anni e anni hanno spinto perché si arrivasse a questo. Però il prezzo è alto, come lo era con la questione del comunismo, ma qui ancora di più, perché lì al limite si trattava di condannare un'ideologia politica. Qui invece il prezzo da pagare è accettare di star zitti di fronte non solo a quello che già si è ottenuto, e non è poco, non è tantissimo, ma non è poco, ma di star zitti anche in prospettiva. Cioè, noi non sappiamo esattamente che cosa bolle nella pentola, come dire, lo pensiamo, poi ci azzecchiamo. Cosa bolle in pentola? Senza dubbio, a detta del cardinale Fernandez, dovrebbe essere pronto, stanno aspettando che finisca questa kermesse consistoriale per poi piazzare fuori, è già stato annunciato, perché ci sto attento, è stato proprio annunciato in una conferenza stampa da parte del segretario del Dicastero per la Fede, Monsignor Matteo, è stato annunciato un ultimo documento del biennio Fernandez-Bergoglio, e cioè un documento guarda caso, sulla sinodalità. Ma quello che è ancora più interessante è un documento sulla sinodalità che ha di mira il ruolo delle donne nella Chiesa. E uno dice, ma perché insistono così tanto? Perché Gesù Cristo non le ha volute all'altare. Non le ha voluto. E Gesù Cristo chi è? Se uno può dire, se lo chiediamo a un musulmano o a un buddista, fondatore della religione cristiana, giusto? Vabbè, finché è questo, è già problematico smentirlo. Già così è problematico smentirlo, perché è il fondatore. Però se è solo il fondatore, sapete come va? Sono processi di riforma, come dire, incarnazione nel tempo presente del modello del fondatore, che si possono, e per esempio come Berlusconi che ha fondato Forza Italia, oggi è tutt'altra storia con Tajani, è chiaro questo. Anche l'ultimo Berlusconi in verità un po' aveva capitolato, forse per via dell'età, non lo so, però il Berlusconi militante che ha fondato il partito Forza Italia, oggi è qualcosa di diverso, vive di quello, ma è diverso perché è il fondatore. Però si possono, ovviamente ci sono processi di cambiamento, vi ricordate Bergoglio, processi di cambiamento, ma scusa, ma i processi di cambiamento valgono rispetto a chi sia il fondatore, perché se lo chiediamo a un buddista, a un musulmano o a un induista, ci rispondono che per loro Gesù di Nazaret o Gesù Cristo è il fondatore della religione cristiana. Beh, allora io sarei d'accordo. Meno male, ci togliamo una zavorra dai piedi, perché se è solo il fondatore, lui è vissuto 2000 anni fa, gli siamo grati. Non so se state capendo la speciosità del discorso. Gli siamo grati a Gesù di Nazaret,
Ma non è che possiamo portare tutti i capelli lunghi come li portava lui, verosimilmente, per esempio. Poi era un sognatore. No, per carità, una brava persona, una brava persona, ci mancherebbe altro. So qualche cosa però, sono i discorsi che faceva Papa Francesco questi o mi ricordo male io? E sono lì a far finta di nulla, perché ottengono la pax liturgica, dovrebbero vergognarsi. Torniamo a quello che dicevo, fondatore, sì, però è vissuto lui 2000 anni fa, per dire, che ne so io, la messa non era quella che c'è oggi, per dirne una. Poi non è che possiamo capire vestiti tutti con un veste di lino bianco, e l'inverno fa freddo, o il mantello rosso, i sandali. Fra Celestino, per esempio, come fa a mettersi d'accordo con Gesù Cristo? Perché Gesù Cristo portava i sandali e lui no. Allora, la questione è la seguente: era il fondatore e basta. Quindi se Gesù Cristo era solamente il fondatore, cosa volete? Non gli piacevano le donne, questo sono arrivati a dire. Oppure, come dice Vito Mancusa, gli piaceva bere, era uno che amava bere. E si rimane senza parole. Il grado di follia. Vabbè, questo è il dato di fatto. Ma la questione decisiva, risolutiva è: quale identità possedeva questo fondatore? Voi sapete che il fondatore della religione, che religione non è a dire il vero, comunque della religione buddista è Siddhartha Gautama, che era un principe ereditario vissuto nel VI, mi pare IV secolo a.C., alla corte del padre, che gli voleva nascondere il dolore umano. Un giorno lui esce dal Palazzo Dorato e si accorge che esiste il male nel mondo, che esiste la malattia, che esiste la morte. E lui entra in crisi, come sapete, e comincia un cammino di illuminazione. Questo cammino di illuminazione lo porta a individuare una dottrina ascetica, mistica per certi versi anche, per giungere all'abbandono totale del dolore, della malattia e della morte. Non esistono, perché tu ti concentri Om e tiri fuori di te il divino che è in te. Finora è chiaro? Ma lui non ha mai detto io sono la via, la verità e la vita, non ha mai detto io sono prima di Abramo, non ha mai detto, nessuno ha mai scritto dei suoi su Buddha, in principio era Buddha, e Buddha era presso Dio, e Buddha era Dio. Nessuno si azzarderebbe mai, tra i milioni e milioni di seguaci, con varie, che il mondo buddista non è così unitario come noi lo immaginiamo, è abbastanza frastagliato, ma nessuno dell'arcipelago del mondo buddista si sognerebbe mai di sostenere che Buddha era Dio. Nessuno è venuto mai a fare quello. Ma facciamo un passo in avanti, andiamo nell'Islam, questa religione maggioritaria e competitiva in termini numerici del cristianesimo, ormai è pronta a superarla, nata nella penisola arabica per via di un personaggio rilevante della storia, Muhammad, vissuto nel VII secolo d.C. Lui ha sostenuto di avere rivelazioni dall'arcangelo Gabriele e di avere ricevuto in dono dal cielo il Corano, le scritture sacre dell'Islam. Ma nessuno, Maometto, Muhammad, non ha mai detto io e Allah siamo una cosa sola. Per i musulmani è una bestemmia questo, anche se detta dallo stesso Muhammad, dallo stesso Maometto. Per i musulmani è impensabile un Maometto che dica io e Allah siamo una cosa sola. Invece Gesù mi sembra che l'abbia detto nel Vangelo di Giovanni, o mi sbaglio? Io e il Padre siamo una cosa sola. Prima che il mondo fosse, io sono. Né tantomeno, neanche nelle più avanzate correnti mistiche islamiche, alcune delle quali abbastanza affascinanti, come quella del sufismo, troverete mai un testo come il prologo di Giovanni: in principio era Maometto, e Maometto era presso Allah, e Maometto era Allah. Sarebbe, manco finisci di dire che sei già sgozzato. Buddismo, Islam.
Può bastare, perché poi potete applicare questo a tutte le altre religioni del mondo. Cioè non c'è una religione nella quale il fondatore, e qui c'è von Balthasar, che Dio lo abbia in gloria quest'uomo, lo abbia in gloria Dio a von Balthasar, ma vi è che io ho a che fare a volte anche con gente del piccolo resto molto approssimativa, che poi fa con molta facilità, non perde occasione ad andarsene, ma perché mancano, capito, mancano i contenuti. Che Dio abbia in gloria von Balthasar, perché dice non c'è nessun fondatore di religione, e lui dice questo per noi cristiani è vincolante, in termini assoluti è vincolante. Ditemi se sto parlando difficile, sto terminando, perché oggi devo terminare in anticipo, un po' in anticipo, ditemi se sto parlando difficile. Dice von Balthasar, lo ripeto il concetto, non c'è nessun fondatore di religione che, e questo vincola noi cristiani, che avanza da se stesso la pretesa di essere Dio. Cambia tutto. Guardate che cambia tutto. E von Balthasar ne trae le conseguenze. Dice, c'è dunque un contenuto normativo assoluto, perché proviene da uno che ha fondato il cristianesimo, ma non era un uomo qualunque, anche se grande, bravo, buono e bello. Era il Logos che sta presso il Padre. Quindi tutto quello che lui ha voluto resta, pur col passare dei secoli e con, diciamo, una certa esigenza di riadattabilità, perché questo può ancora andare bene, entro però certi limiti. Quali sono i limiti imposti dalla riadattabilità del contenuto cristiano rispetto, poniamo per esempio, all'epoca attuale post-moderna? La riadattabilità ha un limite invalicabile, quello di non smentire, attenti bene, la volontà normativa, la volontà fondativa e però normativa di Gesù Cristo. Se già la volontà fondativa di Maometto, che non ha mai detto di essere come Allah, diventa normativa per 1 miliardo e rotti di musulmani, quanto più questa volontà fondativa di Gesù Cristo lo è per i cristiani, sapendo che non è semplicemente un grande uomo come poteva essere, lo poniamo per loro, Maometto, ma è il figlio di Dio. È qui che tutto si gioca. È qui che tutto si gioca. In questo passaggio, che come vedete viene taciuto, sottinteso, ma sottinteso in maniera subdola, perché c'è Abu Dhabi che ha negato questo. Allora io mi aspettavo, in una situazione che non fosse surreale come quella che stiamo vivendo, che i cardinali venissero convocati a Roma. Supponiamo, io voglio sognare un po', che il Papa Leon Forse invitava a Roma i cardinali per dire, scioccandoli, volevo comunicarvi che ho deciso di condannare gli atti magisteriali del mio, poniamo, predecessore. Allora cambia, perché era quello che andava fatto, soprattutto con Abu Dhabi, che invece Prevost ha citato il 19 maggio, appena poco più di una settimana dopo l'elezione, ai rappresentanti delle altre religioni. Lo sforzo compiuto da Papa Francesco, quello è lo sforzo, ne parlavo ieri, andare a Giacarta il 13 settembre del 2024 per dire c'è un Dio Sikh, c'è un Dio indù, c'è un Dio musulmano e c'è un Dio anche cristiano. Quanti Dio ci sono? Capite? E questi sono gli sforzi elogiati da Papa Leone. Questa è una situazione surreale, perché, ripeto, esprime il fatto che c'è una Chiesa che si interessa di salvaguardare la pace liturgica, ma però poi glissa su una questione che, come direbbe von Balthasar, investe la pretesa assoluta di Gesù di Nazareth. Io e il Padre siamo una cosa sola. Il Vangelo di Giovanni: in principio era il Verbo, il Logos, era presso Dio, il Logos era Dio. Quindi se Gesù Cristo, che è Dio, non ha voluto le donne all'altare per le cose che sappiamo, che io adesso non ho il tempo di trattare, perché peraltro la donna nella Chiesa la posizione ce l'ha, non ha bisogno di salire all'altare. E perché allora questi vogliono le donne all'altare? Perché il sinodo, come vedrete, partendoci da lontano, perché non hanno mai fretta, la donna è discriminata, e perché solo gli uomini all'altare, e così tutte quelle cose. Perché vogliono le donne all'altare? Le vogliono proprio per smentire la pretesa assoluta, fondativa e normativa di Gesù Cristo. E se questa pretesa, e von Balthasar non poteva immaginarlo, sapete? Se questa pretesa viene smentita, ed è stata già smentita in altri aspetti, per esempio con Amoris Laetitia e fiducia, ma soprattutto Amoris Laetitia, perché c'è il Logion di Matteo 19,
Se questa pretesa viene smentita, la conseguenza più ovvia è che esiste una Chiesa che non è quella fondata da Gesù Cristo. Von Balthasar su questo fa i sillogismi. Se esiste una Chiesa capace di andare avanti smentendo niente meno che la volontà fondativa di Gesù Cristo, la conseguenza più ovvia è che o Gesù Cristo non era Dio, ma noi ci siamo ingannati noi per 2000 anni, avrebbe ragione Vito Mancuso, oppure se Gesù Cristo era Dio, esiste una Chiesa che, avendo smentito la volontà fondativa di Cristo, che è una volontà divina oltre che umana, non è più la Chiesa di Gesù Cristo in quanto tale. E questo peraltro neanche i musulmani si sognerebbero di farlo con Maometto, che pure non era Dio. Ecco, miei cari, questa è un po' la situazione. Aspettiamo lo sviluppo di quello che adesso in queste ore, oggi e forse anche domani, magari verrà fuori da queste consultazioni, da questo concistoro straordinario, ma io credo di aver tirato le somme. La volontà fondativa di Gesù Cristo è assoluta per via della sua pretesa di essere come il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Allora è Dio. E se è Dio e non vuole le donne all'altare e non vuole la comunione di divorziati risposati, e allora non si fa. Si fa accoglienza, quello senza dubbio, ma non si può smentire quello che lui vuole, anche se è duro, si accetta. E quindi vedete che Abu Dhabi diventa il documento più infame di tutti, cioè tutte le religioni sono uguali, tutte le religioni vanno bene e dunque anche la religione cristiana si può riadattare ai tempi. Ecco la via sinodale, no? L'apertura delle porte alla via sinodale. Si è chiusa la porta santa, quella profanata dal giubileo LGBTQ+, e si apre la porta verso il suicidio della falsa Chiesa e verso la dissoluzione per loro totale dell'identità cattolica. Ci siamo noi che resistiamo anche per quelli che stanno portando avanti una rete nascosta di campagna diffamatoria nei confronti di Don Minutella. Il metodo è sempre lo stesso, lo fanno solo con noi, telefonano persona per persona, chiamano casa per casa, contattano le persone del piccolo resto telefonicamente a spese proprie per convincerle di andare via da Don Minutella. È tutta rabbia, è tutto livore, è tutta schiuma che esce come bava dalle loro infami bocche. Lo fanno perché non riescono mai, per quanto ci provino ad avere il risalto che ho io. Non hanno capito che il risalto che io ce l'ho è perché Dio mi ha affidato una missione, non è roba mia. Io ho una missione da svolgere e chiunque deraglia da questa missione, quelli che non ci sono stati si possono ancora, ma quelli che sono stati con noi e se ne vanno hanno da mordersi le dita prima o poi, perché dove se ne vanno? Che cosa fanno? Se dei vacantisti? Perché Don Minutella si è autoeletto Papa. Io non mi sono autoeletto Papa. Non mi sono autoeletto Papa. Non ho cambiato stile di vita. Sono rimasto quello che sono. Anzi, come ho detto a delle persone a me vicine in queste ore, la mia vita si è fatta ancora più sacrificata dal 29 giugno. Non è un circo, è martirio. Quindi io non capisco quelli che se ne vanno per quello, almeno aspettino, perché con me hanno una dottrina chiara, che nessuno annuncia gridando come me. Perché se ne vanno? Perché non sono più lucido, non sono più lucido. Che cosa volete? Magari c'è chi tra le scarpe illustrate lavora sotto banco per distruggere il progetto comune dai Bergogliani alla Chiesa laica di Roma. È quello comune che viene da Satana, distruggere il piccolo resto, perché se distruggi il piccolo resto è finita la resistenza. E io ieri ho citato Live Site News che diceva anche Burke tace come per dire allora è finita. No, non è finita, sappiano che c'è Don Minutella che, grazie a Dio, con i confratelli che resistono, e anche su questo vorrei dire, è inutile che facciano una campagna promozionale per mettere in luce che padre Tizio se n'è andato, che padre Caio se n'è andato, che padre Simpronio se n'è andato. Questo non è per nulla rilevante ai fini della missione che io sto svolgendo. Se ne vanno perché non sono all'altezza della missione. Cioè io posso anche restare solo. Guardate, io posso anche restare solo, non cambierebbe nulla. Mi posso amareggiare,
però pensa a mio padre, monache e parrini, ma vado avanti, non è che mi fermo. Io nel mondo dei preti ho visto un egoismo, non ci abbiamo occhi per gli altri, siamo bravi a parlare, egoismo, ipocrisia, falsità, corruzione, nel mondo dei preti, invidia. Io non so, ne parlavo col mio gemello, ci dicevamo, ma siamo strani noi sin da ragazzi abbiamo sempre gioito per il bene altrui, cioè che ci siano altri che siano bravi, forse perché siamo bravi noi, forse perché siccome siamo dotati bene, capito? Non ci dispiace che altri lo siano, ma invece quelli che vengono e sono Peppe e Nappa, e sono degli arlecchini, se poi hanno l'invidia, Satana sfrutta l'invidia e fanno rete, si alleano contro Don Minuto. Ma tu stai seguendo ancora Don Minutella? Ma non hai visto che fine ha fatto? Si è autoproclamato Papa. Ma quando io mi sono autoproclamato Papa? Disonesti. Ma non hai visto che fine fa? È fanatico ormai, si è costruita la sua chiesa, la mia chiesa. E voi che chiesa vi siete costruiti? In quale chiesa siete voi che ve ne andate fuoriusciti? Dove andate? Vediamo che fine fanno. Vanno dal prete pugliese sotto casa, vicino, che quando gli chiedono ma lei la messa la celebra con Papa Leone o con chi? Una volta la fa con Papa Leone, una volta la fa con quello, una volta, capito, non è mai chiaro, ma lei non esce allo scoperto, sì uscirò, è da 10 anni che questo prete dove vanno i fuoriusciti pugliesi dice che deve uscire, e mi fermo qui, perché se no non la smetto più. Noi andiamo avanti per la strada che il Signore ci ha tracciata, non ci interessano i tradimenti, bisogna che lo si sappia. Non ce ne importa nulla, anche se ci soffriamo, ma ci soffriamo non per noi, ci soffriamo per loro. Dove se ne vanno quelli che erano con noi? Perché il percorso è giusto. E io non mi sono autoproclamato Papa. Non è che alla fine hanno paura che possa essere vero? Calla, visto che alla fine... E se fosse vero? Perché che il munus a Roma non c'è, non ci può essere il munus a Roma, con quello che sta accadendo. E che fa? Dio ci ha abbandonato a noi stessi o Dio lo sta provvedendo in altro modo? Tremano tutti quando viene toccato questo argomento, capito? Tremano tutti. E la prova del 9 per questi fratelli e sorelle che se ne vanno perché c'è una rete fitta di nemici che telefona casa per casa a convincerli con un vero e proprio lavaggio del cervello, la prova del 9 dovrebbe essere lo stile di vita di Don Minutella. Ma che cosa è cambiato tra il 28 giugno 2025 e l'8 gennaio 2026 in Don Minutella? Non è cambiato proprio nulla. Io non ho cambiato vita, non vesto di bianco. Ieri dovevo comprare un paio di scarpe da tennis e poi capirete perché, e ce l'avevo non nere e bianche, lì per lì mi sono fatto venire l'idea di prendermi le bianche. Meno male che una delle sorelle mi ha detto padre poi si sporcano, e non me le prendevo bianche, capito? Non lo so io, però a Roma sta intanto accadendo questo ed è sotto gli occhi di tutti che avevo ragione io, continuerò ad avere ragione io, non perché sono bravo io, perché ho una missione da svolgere e la svolgerò sino alla fine, finché Dio vuole e come Dio vuole, nonostante ci siano quelli che stanno con noi, mangiano con noi, poi voltano le spalle e pugnalano le spalle, perché al limite, se non sei più d'accordo col cammino, per tutto il merito che ha avuto Don Minutella di aiutarti in 9 anni di blackout, dovresti se non altro dire no, però non me la sento a dargli addosso. Invece no, per 9 anni hanno mangiato luce dalle mie vene, improvvisamente divento un mostro. Che Dio li perdoni. Intanto noi abbiamo sotto gli occhi quello che avevamo annunciato. A Roma si sta consumando un ennesimo tradimento della volontà fondativa di Gesù Cristo, che in quanto ha la pretesa assoluta di essere figlio di Dio è intangibile e perciò normativa e imprescindibile. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.